Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, andiamo a vedere quali sono i movimenti energetici per voi single nel mese di novembre. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se poi non dovesse risuonare nulla o voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. E nel caso vogliate contattarmi potete mandarmi un'email all'indirizzo che vedete sotto in descrizione, che vedete anche scritto qui e che trovate anche nelle info del canale. Queste letture ragazzi possono essere integrate con quelle quindicinali sull'amore e gli affetti. Allora partiamo con un fante di spade, la carta degli amanti, un papa e un 5 di coppe. Dunque con questo fante di spade si parte, direi, raccogliendo informazioni, ho come questa sensazione, raccogliendo dati, raccogliendo notizie, cercando di informarsi su qualcuno magari o su una determinata situazione. Tenete presente che comunque può rappresentare una persona, quindi magari è anche semplicemente una persona che si presenta davanti a voi, se per esempio non è un'attitudine, può essere una persona che conoscerete all'inizio di novembre o se la conoscete già. Diciamo che ci può essere una certa intesa all'inizio del mese. Devo dire che poi cambia la situazione con gli amanti al contrario. Può essere una questione di amor proprio o può essere una questione di poca affinità, poco equilibrio all'interno di questa situazione, di questa relazione. Poi abbiamo anche il Papa e un 5 di coppe. Il Papa è sempre qualche cosa che può essere portato alla luce, può essere portato a conoscenza. Andiamo a vedere carta per carta, magari con i mini tarocchi vengono fuori sfumature interessanti. Ecco, infatti, prima sfumatura interessante, seconda sfumatura interessante. Cavaliere di coppe e asso di spade. All'inizio di novembre riceverete una comunicazione, una notizia, una offerta, una proposta. Sento che incontrerete qualcuno con il o la quale parlerete molto bene. Sento davvero questa affinità di idee, questa affinità di propositi anche. Si parla bene, insomma, con questa persona. Andiamo a vedere gli amanti al contrario. Abbiamo un fante di pentacoli al contrario e la regina di coppe al contrario. È come se ci fosse una sorta di disequilibrio a livello di vibrazione. Magari potrebbe anche essere per qualcuno che c'è una differenza di età importante tra di voi. Uno dei due sembra essere più frizzantino, più giovanile, più anche impulsivo forse, mentre l'altra parte è un po' più pacata, un po' più calma. La gatta sembra essere d'accordo. Non so se l'avete sentita. Eccola. Devo dire che ragazzi c'è da lavorare sulla relazione, ok? Ehm, Mi sento di dirvi questo, non aspettatevi che l'altro capisca determinati stati d'animo solo perché magari è più grande di voi o magari perché ha vissuto le vostre stesse situazioni, ok? Ho questa sensazione guardando la regina di coppe. È come se ci fosse tanta parte astratta in questa situazione, in questa relazione e poca concretezza, tante parole, tanto cuore, però manca un po' di concretezza. Andiamo a vedere il Papa. Otto di coppe
5 di bastoni, diavolo e 9 di... e 9 di pentacoli al contrario. Allora ragazzi, qui ci può essere un disequilibrio sia per l'età ma anche da un punto di vista vibrazionale, perché qua abbiamo un fante e qua abbiamo una regina. Vi dirò, essendoci anche il Papa, uno dei due potrebbe già essere in una relazione, ci potrebbe essere qualche cosa, perché ho Papa e Diavolo, quindi potrebbe esserci, diciamo, qualche illecito, ok? Qualcuno potrebbe non essere indipendente, non essere da solo. Ho come l'impressione però che sarete voi ad accorgervene da certe discrepanze nei comportamenti, negli spostamenti, nei momenti di presenza e di assenza della persona. C'è qualcosa qui di tossico comunque con la carta del diavolo, qualcosa che rende dipendenti. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Re di bastoni e 3 di pentacoli. Datemi una carta per il fante di denari. Papa al contrario. Ragazzi, sento che l'altra persona potrebbe essere immatura, potrebbe fare qualche cosa di non proprio lecito, potrebbe essere... ehm, come vi posso dire? Potrebbe essere indottrinato in qualche modo, cercare di conseguenza di indottrinare anche voi. Quando c'è il Papa al contrario si parla sempre di sotterfugi, si parla di qualche cosa che non è ufficiale, quindi che è clandestino. E siccome qui abbiamo anche il diavolo, potrebbe proprio essere qualcosa di illegale. Non so, fate attenzione perché quando ci sono tante belle parole ma c'è poca concretezza, come si dice, tutto fumo e niente arrosso. Guardate, in questo caso il Papa può fare riferimento a, anche a una guida spirituale alla quale o al quale potreste rivolgervi, perché comunque abbiamo anche un 8 di coppe che parla di introspezione. Ripeto, lo dico spesso, però il Papa, cioè la guida spirituale, non è necessariamente una persona di tipo fisico, possono anche essere dei video su YouTube, un amico, un film che vedete che dice quella frase che in quel momento vi apre la mente, può essere un libro, quello che è l'ispirazione, scusate, che è l'ispirazione del momento. Devo dire, un'altra cosa che mi viene da dirvi è di non perdervi in un bicchier d'acqua. Ci sono delle cose che si possono tralasciare, su cui si può passare sopra, altri vincoli, altre tecniche anche di controllo che bisogna proprio lasciare indietro, ragazzi. Diciamo che la lettura comunque, è vero, termina con questo 5 di coppe, quindi in qualche modo c'è una fase di rammarico alla fine del mese, però è anche vero che con questo re di bastoni e il 3 di pentacoli ho la sensazione che nonostante tutto riuscirete a gestire molto bene la situazione. Andiamo a vedere ancora una carta delle fattine, vediamo che cosa vi dicono. Fatemi sapere poi nei commenti perché è interessante con il Papa e il Diavolo. Allora, abbiamo due carte. Allora, la prima fa riferimento al manifestare, le leggi di manifestazione, al chiedere alle stelle e anche al fatto che in un certo senso un po' il destino è scritto nelle stelle.
ed è un po' come se vi dicessero mettetevi in fase di ascolto in modo che il messaggio, la comunicazione, l'illuminazione, l'intuizione possa arrivare. E poi abbiamo amicizia. Ok, e qui ragazzi vi dice che è ora di tagliare tutte quelle persone che non vi permettono di crescere, che non vi supportano e non vi incoraggiano nel vostro percorso di crescita. C'è qualche sorta di tossicità in una relazione particolare che state vivendo potenzialmente con una persona molto più giovane o magari molto più matura di voi, se siete voi quelli giovani. Amici del cancro, spero che la lettura vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere, commentare o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche agli amici dello Scorpione, anche per voi andiamo a vedere le tendenze energetiche disponibili. Vi ricordo come sempre che le letture sono fatte per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre lì trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche scritto qui e lo trovate anche nelle info del canale. Vi ricordo comunque che queste letture sono integrabili con quelle sull'amore e gli affetti che escono ogni 15 giorni. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili per questo mese di novembre. Partiamo con un 5 di spade, la carta della forza, la giustizia e ruota della fortuna. Non male ragazzi. Diciamo che non vedo molti movimenti a livello di per adesso, poi andiamo sempre a vedere anche con i mini tarocchi che lì vengono fuori sfumature interessanti. Però diciamo che per adesso non ci sono delle grosse figure che entrano o come dire, conoscenze già pregresse che si sviluppano. Ho come la sensazione che sì, insomma, viaggi un po' tutto sul, diciamo, encefalogramma piatto. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Forza nuovamente. E 4 di coppe. Allora, il 5 di spade mi dice che c'è una fase iniziale del mese con un po' di confusione, con un po' di dubbi, di pensieri, di lotte interne, magari ci sono anche dei pensieri un po' pesanti, un po' diciamo circolari, come se fossero sempre quelli. Potrebbero anche esserci delle discussioni, sì, possono essere con qualcuno di esterno o appunto con voi stessi. Ho come l'idea che non vogliate vedere qualche tipo di cambio di decisione che dovete prendere. Andiamo a vedere la forza. Asso di coppe e 4 di bastoni. È come se avesse bisogno di aprire il cuore, di dare fiducia, di dare amore, anche di ricevere, però qui è più, vedete che la coppa sta traboccando, è colma di amore. E siccome la carta della forza fa riferimento anche alla generosità, all'apertura del cuore, a quanto uno condivide, la sento proprio come una fase, diciamo. Magari non è stabile, però è come se ci fosse questa necessità di dare, questa necessità di anche fare una scelta. Vi ripeto, la carta della forza parla anche di quella decisione che viene presa per raziocinio, cioè è una decisione che va presa e quindi si prende e punto. Però vedo come se ci fosse un nuovo tipo di approccio alla vita.
È come se ci fosse un momento di energia allo stato puro. Ripeto, magari non è stabile, anzi di solito quando ci sono queste esplosioni sono piuttosto instabili, però comunque ci sono delle buone prospettive, diciamo, perché anche se il 4 di bastoni è all'ingiù, però c'è nella lettura. Andiamo a vedere la giustizia, perché qui fa riferimento a questa energia che dovete ristabilire, che dovete riequilibrare, questo impulso, o al fatto che avete bisogno di risolvere delle questioni personali, mi verrebbe da dire, vedendo anche queste due carte. La giustizia taglia, il re di spade anche. Qui c'è proprio un cambio da fare, ragazzi. Tenete presente che avete anche un 3 di coppe. Allora, se per caso siete già in una relazione con una persona impegnata, la giustizia può far riferimento al fatto che ci sia bisogno di tagliare certi tipi di atteggiamenti. La relazione a 3. Perché effettivamente c'è un'apertura del cuore, c'è un amore. Quindi se non conoscete proprio nessuno, vi dirò che verso la metà di novembre potrebbe arrivare qualcuno che insomma vi faccia divertire non poco, però c'è sempre qualche discorso burocratico in mezzo o qualche questione appunto da riequilibrare, da ricalibrare. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Abbiamo la luna, e un 5 di coppe, ragazzi. Allora, sento che con la carta della ruota della fortuna, che è una bellissima carta, e tra l'altro avete 3 arcani maggiori su 4 carte, con la ruota della fortuna è come se ci fosse un cambio di scena, un cambio di ciclo, un cambio, diciamo, di prospettiva, considerato che avete anche la luna sotto. È come se non ci fosse più quella sensazione, perché, interessante, si inizia con il 4 di coppe e si finisce con il 5 di coppe. Sì, ragazzi, si cambia modo di vedere la cosa. Vi dico, sia la giustizia che la carta della luna fanno riferimento a delle cose che sono nascoste, che non si vedono. E qui è un po' come se venissero a galla a fine mese. E vi dico che queste cose che verranno a galla, che potrebbero essere appunto questioni burocratiche di cui si ignorava l'esistenza, piuttosto che ruoli presenti nella relazione di cui si ignorava l'esistenza. Insomma, è come se questa rivelazione desse il là a un cambio, che con la ruota della fortuna normalmente è positivo, però c'è un po' da togliersi questa insicurezza, mi verrebbe da dire, perché quando c'è la luna si parla di dubbi che comunque fanno anche riferimento al passato, sono paure che arrivano da esperienze pregresse. Lavorate sulla vostra forza di volontà. Cercate di capire che cosa state ignorando, che cosa non state vedendo di questa situazione confusa. Poi è un po' come se vi dicessero aprite il cuore. Io sento che la forza fa anche riferimento all'amor proprio, cioè lavorate sulla vostra capacità di prendere una decisione e di tagliare per cambiare vita. La sento proprio pum, così. Andiamo a vedere una carta delle fatine. Vediamo che cos'altro vi vogliono dire. Scrivetemi nei commenti come vi risuona. Guarigione. Questa è una bellissima carta perché dice che è tempo per voi di dare guarigione e di ricevere guarigione. Tutti, se ci fate caso, la fatina ha una specie di luce colorata, sta formando un arcobaleno che esce dalle sue mani.
proprio perché qui al centro delle mani ci sono dei chakra attraverso i quali si può guarire i reikisti, gli operatori reiki, i pranoterapeuti usano proprio questi chakra all'interno delle mani, ok? E qui lo sento molto collegato con la giustizia, perché la giustizia è quella carta che toglie quello che è di troppo in uno dei piatti della bilancia per riportare l'equilibrio. Amici dello Scorpione, fatemi sapere, insomma, come vi risuona la lettura. Spero che comunque vi sia servita per darvi qualche spunto di riflessione. Potete farmelo sapere con un commento, con un like, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete condividere il video oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche gli amici dei pesci. Anche per voi andiamo a vedere che energie ci sono disponibili per il mese di novembre. Come dico sempre ragazzi, le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. E sempre nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. La vedete anche scritta lì sul tavolo, adesso ve la indico perché qui si è incastrato tutto. La vedete qui e la vedete anche nelle info del canale. Vi ricordo che comunque queste letture sui single possono essere integrate con quelle sull'amore e gli affetti che escono ogni 15 giorni. Trovate sempre comunque tutto nelle playlist del canale. La peppa. Ragazzi. Pesci. Energia un po' pesantuccia. Mi ricordo in effetti che era un po' pesante la vostra energia. Allora, 10 di spade, 4 di pentacoli. Abbiamo un fante di spade e un 3 di bastoni. Sento che è una sorta di energia pesante, perlomeno all'inizio di novembre, ma perché avete questo 10 di spade e il 4 di pentacoli. C'è qualche tipo di sofferenza o che vi state per lasciare indietro o a cui vi state attaccando e potrebbe essere una sofferenza del passato. Diciamo che c'è anche un fante di spade al contrario, quindi può effettivamente riguardare una persona nello specifico. Se invece non avete proprio nessuno in questo momento, il fante di spade può essere qualcuno che diciamo entra nella vostra energia. Ecco. Andiamo a vedere comunque con i mini tarocchi, vediamo che sfumature vengono fuori. Ok, allora, wow, gli amanti. Mm. Ho la sensazione che qualcuno abbia dovuto lasciare indietro una relazione piuttosto che un compromesso. È come se nella vita di tutti i giorni vi sentivate soli, quindi era come se fosse tecnicamente una relazione bella, piena di magari anche sentimenti reali, perché con la carta degli amanti si parla sempre di sentimenti in equilibrio, però è come se nella quotidianità vi foste sentiti da soli. O probabilmente qualcuno qui ha bisogno di chiudere una vecchia questione, magari all'interno di una relazione. Sapete quelle cose che restano in sospeso dopo che ci si lascia, fondamentalmente. Oh ragazzi, ancora meglio vi dirò un'altra chiave di lettura di questo gruppo di carte è che eh, qualcuno possa veramente soffrire per il fatto che appunto che manchi qualcuno di fianco, che ci si senta da soli, che non si possa condividere con qualcuno, che non ci sia uno scambio. E ho l'idea con questo 8 di pentacoli che potreste avere la tendenza nella prima settimana di novembre a buttarvi sul lavoro. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Adesso, come dico sempre, le letture sono generali, prendete solo quello che vi risuona, ok? Perché comunque siete in tanti e ognuno ha la propria realtà. Allora, il 4 di pentacoli è spiegato da una ruota della fortuna e da un fante, scusate, da un cavaliere di spade. Allora, è come se ci fosse
La ruota della fortuna mi parla di cambi in realtà, però è anche vero che quando il cavaliere di spade è al contrario, c'è come una volontà di non prendersi pienamente la responsabilità di questo cambio. Ho come la sensazione che potrebbe essere una cosa per lo stile. Datemi una carta in più per il cavaliere di spade. 6 di bastoni. Ho come l'idea che qui ci sia un senso di fallimento legato a questo 10 di spade. Io non lo so cosa sia successo nel passato, però comunque quando c'è un 6 di bastoni al contrario è come se ci fosse il bisogno di sentirsi riconosciuti, il bisogno anche di cambiare un po' questo stato d'animo. Il 4 di pentacoli parla sempre di qualcuno che è fermo sulla propria posizione, che scappa appunto un po' dal prendersi le proprie responsabilità, cioè la penso così, è così, punto. Tenete presente che quando c'è la ruota della fortuna è come se foste in una fase di... volevo farvi notare 10, chiusura ciclo, 9, carta di iniziazione, 10, cambio del ciclo. Quindi è un po' come se fosse una prova in un certo senso per voi in questo periodo di novembre. Vi dico, le due figure che avete fino ad adesso sono a testa in giù, quindi le sento un po' evasive, come se dovessero scappare, come se non fossero pienamente presenti. Andiamo a vedere il fante. Carro e stella. Ho come l'idea che qualcuno non voglia muoversi. Questo scappare dalle responsabilità potrebbe anche semplicemente essere fare un movimento verso l'altro, cosa che anche con il carro al contrario qui non viene fatto. Però comunque c'è anche la carta della stella, è come se ci fosse ancora una speranza nel profondo di riunirvi con questa persona. Se non è una persona del passato quella con la quale volete riunirvi, è come se ci fosse ancora una speranza di trovare qualcuno con cui creare una relazione stabile. Cioè, sapete, ci sono quelle volte dove si dice, ah, le donne sono tutte uguali, gli uomini sono tutti uguali, preferisco stare da sola che soffrire di nuovo, ma perché si associa erroneamente il fatto che siamo tutti fatti con lo stampino e che quando va male con uno va male con, o quando va male con due o con tre, andrà male anche con tutti gli altri. Tenete sempre presente che al giorno d'oggi, oggi, nel qui e ora, momento zen, abbiamo una consapevolezza diversa anche solo rispetto a una settimana fa. Quindi l'esperienza insegna, per cui mano a mano che si va avanti nella vita si impara l'arte e si mette da parte, nel senso che si imparano dalle esperienze. Ricordatevi che il mago è saggio, l'eremita è saggio, lui ha già un bagaglio di esperienze alle spalle, quindi voi sapete come effettuare il cambio, anche come proteggervi in un certo senso. Però qui è un po' come se ci fosse da prendere una posizione. Vi dico, se per caso state organizzando un viaggio, uno spostamento con una nuova persona che avete conosciuto, può essere che questo viaggio venga rimandato. È come se ci fosse un cambio programmi. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Cavaliere di bastoni. E sacerdotessa. Ragazzi, qui ho proprio la netta sensazione che vi dicano, nel momento in cui farete qualche esperienza fisica con questa persona, che non è l'esperienza in orizzontale, esperienze di vita, vedrete chiare le cose, vi renderete conto di com'è veramente la persona.
È come se fosse un amore impossibile. Ho un po' questa sensazione. Impossibile perché voi comunque arrivate da una fase di, insomma, introspezione, di anche dolore, perché comunque il 10 di spade è una carta di dolore. È una carta di qualcuno che ormai è alla fine, cioè non ce la fa più. Ha sofferto troppo, bisogna dire basta a questa sofferenza. Probabilmente c'è bisogno di un periodo dove lavorare l'amor proprio, un periodo di introspezione. Vi dico, una persona arriva, ma a me non convince molto. Anzi, vi dirò, potrebbero essere due. Però uno in particolare è quella con cui tratterete in questo periodo e insomma tenete gli occhi aperti, non bevetevi tutto quello che vi dice, controllate le dinamiche con cui si comporta la persona. Va bene, andiamo a vedere una fatina. L'energia della luna e qui abbiamo anche la carta delle stelle. Allora, vi dice che se siete confusi, ehm, è come se questa fatina arrivasse, come se vi dicessero che avete un aiuto angelico, avete un aiuto dall'alto, questa fatina, dai mondi sottili. Questa fatina arriva e, insomma, calma le vostre emozioni e vi rassicura dove la pace della mente è possibile. Quindi è un po' come dire, mettete a tacere la mente e fate fluire le emozioni, il cuore. Che cosa provate dentro? Mettete in ordine le emozioni, cosa desiderate, cosa non siete disposti a fare. Bene, amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!